Ho provato 3 nicchie in 6 mesi, tutte fallite. Poi ho capito, non cercavo la nicchia giusta, cercavo la nicchia per gli altri, non la mia. E la confusione è sparita. Sono Marco, gestisco 2 canali YouTube. Se hai più di 35 anni e non sai di cosa parlare nel tuo canale, questo video è per te. Il problema non è la mancanza di idee, c'è troppa scelta e nessuna chiarezza. Affari, troppo generico. Giardinaggio, forse troppo specifico. La mia vita, chi se ne importa? Ti mostro lo schema esatto che uso, 3 prove semplici per trovare il punto di incontro tra quello che sai, quello che ti appassiona e quello che vuole il mercato. Non teoria, il sistema pratico che ho usato per trovare la mia nicchia in 3 giorni. Il problema vero. Ecco il disastro che ho fatto all'inizio. Prima nicchia, motivazione generica, video su mentalità, produttività, crescita personale. C'erano già 150 canali identici, nessuno mi cercava, l'algoritmo era confuso. 4 video, 60 visualizzazioni totali. Seconda nicchia, fotografia per principianti. Ho 20 anni di esperienza di fotografia, sembrava perfetto. Il problema è che non mi appassiona insegnare la fotografia. Mi annoia dopo 2 video, ho mollato dopo 3 settimane. Terza nicchia, vita da cinquantenne. Video sui miei hobby, pensieri casuali, la vita quotidiana. Perché qualcuno dovrebbe guardare la mia vita? Non sono famoso, nessuna attrattiva. 12 visualizzazioni per video, 6 mesi, 3 nicchie, nessuna trazione. Poi ho fatto questo errore, ho chiesto consiglio. Fai ciò che ti appassiona, troppo vago. Trova la nicchia profittevole, ma quale? Studia la competizione. Ho studiato, mi sono perso ancora di più. Serviva un sistema, non consigli generici. La verità, la diagnosi. Poi ho capito 3 verità sulla nicchia per chi ha più di 40 anni. La prima verità è che la nicchia giusta è un'intersezione, non una cosa sola. Non affari, non fotografia, non la mia vita, ma affari per professionisti dopo i 45 che vogliono un secondo reddito. La seconda verità è che dopo i 40 anni hai un vantaggio enorme che i ventenni non hanno. 20 anni di esperienza professionale, problemi veri risolti, fallimenti autentici superati. Non devi inventare una competenza, ce l'hai già, devi solo identificarla. La terza verità è che con una nicchia troppo ampia perdi, con una nicchia troppo stretta perdi lo stesso. Consigli per YouTube, troppo larga, competizione impossibile. Consigli per YouTube per sessantenni vegani in Toscana, troppo stretta, nessun pubblico. Serve un punto vantaggioso, abbastanza specifico da distinguerti, abbastanza ampio da avere mercato. Lo schema che ho costruito prova la passione, la competenza e il mercato. 3 prove, in 15 minuti hai la risposta chiara. Nella community Creator Lab Italia su School trovi altre informazioni su come trovare la nicchia, con esempi di micro nicchie che funzionano. È gratuito, il link è nella descrizione di questo video, ma torniamo alle 3 prove. La soluzione, le 3 prove. Prendi carta e penna, rispondi mentre ti parlo. Prima prova, la passione. Puoi parlare di questo argomento per 10 video senza ripeterti? Scrivi in alto sul foglio l'argomento che stai considerando. Ora elenca 10 idee video diverse su questo argomento, in massimo 2 minuti. Se arrivi a 10 idee facilmente vuol dire che c'è passione. Se ti blocchi al terzo o al quarto video non è la tua nicchia, mollerai entro un mese. Ti faccio un esempio con la mia passione. Stoicismo pratico. 10 idee in 90 secondi. Marco Aurelio, Seneca, relazioni moderne, lavoro, stress, perdite, resilienza, decisioni, tempo, morte. Mi viene facile. Seconda prova, la competenza. Hai risolto un problema vero in questo settore negli ultimi anni? Non teoria, non quello che hai fatto in un corso. Un problema vero che hai risolto con un risultato misurabile. Per esempio, affari. Troppo vago. Quale problema specifico hai risolto in affari? Aumentare la produttività del team a distanza. Sì, l'ho fatto. So esattamente come. Posso mostrare il sistema. Giardinaggio. Non ho mai fatto giardinaggio serio. Non ho competenza, solo teoria, quindi nessuna credibilità. Se non hai mai risolto un problema vero, il pubblico se ne accorge. Dopo i 40 anni non puoi vendere teoria, vendi esperienza. Terza prova, il mercato. Esistono almeno 3 canali simili con oltre 10.000 iscritti? Apri YouTube, cerca l'argomento della tua nicchia. Se non trovi canali sopra i 10.000 iscritti, vuol dire che il mercato non esiste. Il pubblico non cerca questo argomento. Se trovi 500 canali sopra i 10.000 iscritti, la competizione è impossibile. È troppo saturo.
L'ideale sono dai 3 ai 10 canali, tra 10.000 e 100.000 iscritti. Significa che il mercato esiste, c'è domanda, ma non è saturo, hai spazio. Quindi ora hai 3 risposte. Hai superato la prima prova? Passione confermata. Hai superato la seconda prova? Competenza confermata. Hai superato la terza prova? Mercato confermato. Se hai superato tutte le 3 prove, hai trovato la tua nicchia. Se non le superi tutte, torna indietro, aggiusta e riprova. Cambio di mentalità. Cambia prospettiva sulla nicchia. Non cercare la nicchia perfetta universale, cerca la nicchia perfetta per te. Un ventenne può fare gaming divertente, tu no, non sei un ventenne, ma puoi fare gestione dello stress lavorativo per dirigenti con più di 50 anni. Un ventenne non può farlo, non ha esperienza. La tua età non è un limite, è un filtro che elimina la competizione. La nicchia giusta dopo i 40 anni è la competenza vera per il target che ti somiglia, dove esponi il problema che hai risolto. Non copiare nicchie giovani, crea la nicchia dove la tua esperienza ha valore. Hai trovato la tua nicchia. Ora il problema successivo. Cosa dire nel primo video? Se sbagli l'impostazione, non si iscrive nessuno, anche con la nicchia perfetta. Nel prossimo video ti mostro lo script che funziona per il video di presentazione.